The Champagne region in the village of Ailly. Ailly, it's probably the most historic village in the Champagne appellation. There has been vines around the village of Ailly for more than 1,000 years, and it's really at the center of the Champagne making. Just in Ailly is a Grand Cru village, so just north of us you have the Montagne de Reims, very famous for Pinot Noir. Southeast of us you have the Côte des Blancs, very famous for Chardonnay, and going west you have the Marne Valley with a bit of the three grapes that we grow in Champagne: Pinot Noir, Pinot Meunier, and Chardonnay. And you have all three in the Brut Rosé that you are. La sede della Maison è Ailly. Ailly è un villaggio Grand Cru, ma soprattutto, come ci raccontava, è una posizione strategica. È subito a ridosso della Montagne de Reims, che è il regno del Pinot Nero, non solo, ma insomma il Pinot Nero più famoso. È un passo da comunque l'inizio della Côte Blanche, praticamente da Ailly andando a sud comincia dopo poco, e si ha accesso alla Valle della Marne e al Meunier. E questo che avete è comunque un assemblaggio di questi tre vitigni. So the story of Brimoncourt is a bit particular because the name had disappeared. It is a very old name in Champagne, but it had disappeared in the 1970s, and it was brought back to life in 2008. So the house as it is today is quite a young house since it was refounded in 2008 in the center of the village of Ailly. Il nome Brimoncourt, per chi ha passato in Champagne, in realtà era un nome molto antico, qualche centinaia di anni, ma era sparito ed è stato rifondato nel 2008, quindi come brand, come marchio in realtà è ben noto da anni, ma è caduto un po' nell'oblio, e la rifondazione è partita nel 2008 con vigneti, cuvée, quindi siete scusati se non avete sentito dire. You want me to introduce the wine? Yes, if you... Okay, so the Brut Rosé, I don't know if you are familiar with the rosé champagnes, but there are two ways to make rosé champagne. Either you blend some red wine, with some white wines, or you make the partial maceration. Here this is a blend. You have 17% of red wine from Pinot Noir, plus a base of white wines that has also Pinot Noir, but Chardonnay and Pinot Meunier. Sapete che in Champagne ci sono due modi per fare il rosé, l'unica regione dove si può mescolare vino bianco e vino rosso, oppure fare una macerazione da uve rosse. In questo caso è fatto con this case is blended with red wine. Yes, 17%. 70%, okay, 17% di vino rosso. And the red wine come from? The red wine comes from the Montagne de Reims, the area of Bouzy. Ecco, il vino rosso viene da Bouzy. Bouzy, chi ha frequentato un po' la Champagne, è la zona anche dove si trovano i migliori rossi di Champagne, soprattutto negli ultimi anni con il riscaldamento climatico. Se uno può, ha la forza di poter non fare bollicine e lascia il pinot nero sulla vigna, si rischia di trovarsi magari non un Grand Cru di Bourgogne, ma un Premier Cru. I was saying that in the last years it was easier to make good red wine in Bouzy. If you wait a little bit, you get almost a Premier Cru Pinot Noir. Yeah. This is actually the idea with this rosé is to almost have like a Burgundy approach. With the 17% red wine, you really have the red fruits, some soft tannins, and the approach is more on a rosé that has some structure, some depth, that really shows the red fruit from the red Pinot Noir from Champagne. E appunto l'idea è proprio quella, dato che in questo caso nel rosé, pur essendo un rosé delicato, come abbiamo messo in apertura anche per questo, in realtà è un rosé fatto 75%, sono 65% uve rosse, quindi è un rosso alleggerito dalla presenza dello Chardonnay, quindi in realtà è un vino a tutto pasto, però il carattere vinoso
avete sentito all'inizio, quando è freddo si sente la cipria, si sente un po' di vaniglia, si sente il melograno, la fragola, le note classiche di un rosé leggero. Quando si scalda un po' di temperatura cambia quasi carattere e diventa, appunto, come stavo dicendo, alla fine un vino rosso, quindi un vino rosso no, ma comunque un chiaretto che in realtà si presta, tra l'altro, ecco, noi abbiamo messo baccelli e pecorino, che è il classico, la cosa più terra che si può immaginare, però direi che il formaggio ovviamente esalta tantissimi vini, ma soprattutto il vino rosso, quindi se qui non ci fosse una base rossa l'abbinamento non sarebbe così bene. How was the pairing with the cheese? The pairing with the cheese was great. I think with the pecorino it was a really great pairing. It was my first time having Fave, baccello. Baccello. It was a bit. It was an experience for me, but I enjoyed the experience. Sì, gli è piaciuto, diciamo, però era la prima volta che li mangiavano. Now, this is the typical, in the middle of the afternoon, you stop working, when you used to work in the field fatiguing, and you get in the shadow of the tree, and you put this baccello, you open, and you have your front. Usually you start a brief pause, but in the end you find 2 hours because it takes a lot of time, no, to open. And my father used to say, "Okay, Andrea, let's start open, then I come to the table." So it's a tradition in Italy, no? The children open the baccelli for their father, but it's in this season. It's typical for March and April. You don't find it any other time in Italy. So happy to have introduced it. Thank you. Grazie.